Eccoci qua, ciao ciao. Dunque, ve l'avevo promesso, facciamo un test drive testando la Cupra Formentor ibrida in modalità eco, naturalmente non in puro elettrico, ma appunto in ibrido. E vediamo un po' come si comporta. Dunque ragazzi, faremo questo test andando in ibrido con mappa eco, quindi profilo individual. Abbiamo già fatto questo test per la guida in e-mode elettrico puro e c'è già il video sul canale, andate a vederlo se non l'avete già visto e noterete che insomma già lì, anche andando solo in elettrico, c'è un po' di risparmio, ma non così tanto. Oggi faremo allora il test in ibrido per vedere se la modalità eco funziona di più sul motore termico, cioè ci permette di risparmiare davvero di più quando combiniamo l'elettrico e il termico, beh, non noi, ma l'auto. Immagino di sì, e mi aspetto che ci sia naturalmente ancora più guadagno tale da giustificare la mappa eco che, lo dicevo già nell'altro video, quello del test in e-mode, non mi convince più di tanto. Insomma, bisogna avere una forte giustificazione per andare in mappa eco. Naturalmente, mia opinione personalissima, a me non piace come risponde l'auto, e, insomma, in eco va benissimo, ma in un contesto veramente urbano, di poco movimento, poco spostamento, allora lì forse conviene. Però, naturalmente, facciamo l'altro test in ibrido, solito giretto, 30-35 km, in una simulazione, diciamo, di un tragitto casa-lavoro, urbano, extraurbano, più veloce, più trafficato, pezzettino piccolo di autostrada, prima in discesa, poi in salita, insomma, di tutto, molto realistico, soprattutto il solito tragitto su cui io faccio i vari test. Chi segue il canale già sa più o meno che è quello, e quindi da questo punto di vista è abbastanza attendibile perché naturalmente abbiamo una sorta di ripetizione, no? Del tragitto e quindi i dati diventano un po' più credibili, diciamo così. Bene, vediamo un po' effettivamente cosa otteniamo. Naturalmente faremo al solito il punto della situazione al termine del tragitto di andata per fare due conti e poi al solito le considerazioni finali al ritorno, all'arrivo a casa. A dopo. Bene ragazzi, allora il solito giro di andata completato, questo significa che abbiamo fatto 16 km, siamo sempre lì, e li abbiamo fatti tutti in ibrido e in profilo individual con mappa eco, la vedete qui, mappa eco. 22% di batteria, era praticamente la stessa batteria con cui siamo partiti, quindi non abbiamo consumato nulla. Infatti, se ricordate, avevamo 11 km di autonomia in elettrico e questi sono rimasti. Infatti, andiamo ai consumi. 16 km li abbiamo percorsi consumando 0 batteria, vedete il 99,9 significa esattamente questo, ma il dato strabiliante è che avendo utilizzato praticamente solo il termico abbiamo fatto 50 km con un litro di puro traffico, 16 km di puro traffico, la media vedete bassissima, 21 km orari, sono stati 16 km, non dico di coda, però insomma urbano, molto trafficato, in alcuni punti un po' più scorrevole, però molto urbano. Ragazzi, 50 km con un litro, non avendo consumato nulla di batteria, allora da questo punto di vista, ma ricordo, siamo solo all'andata, che insomma, condizioni vantaggiose, eccetera, vedremo al ritorno, ma sono fiducioso. Ma finora, modalità eco promossa a pienissimi voti, ma sull'ibrido. Andate a vedere l'altro video, quello in cui provo la modalità eco solo in e-mode,
Beh, lì non mi ha convinto più di tanto. Ha certamente fatto risparmiare qualcosina anche lì sulla batteria, ma non tale da giustificare, insomma, la modalità eco, la mancanza di sprint, no? Sulla modalità elettrica pura io andrei almeno in comfort, ecco. Insomma, quando premo l'acceleratore voglio scattare, con l'eco non lo faccio in elettrico e questo è penalizzante se poi non vado a risparmiare tantissimo. Invece in ibrido, con la modalità eco attivata, ragazzi, non ho consumato nulla. Cioè, ve li faccio vedere di nuovo. 16 km, sono stato 3 quarti d'ora a farli, a dimostrazione che insomma eravamo belli appiccicati con le macchine, ma 50 km con 1 litro e 100 km con 1 kWh, che significa ricarica, solo ricarica, abbiamo consumato niente di batteria. Vediamo ora la strada del ritorno. Beh, scenderanno naturalmente, cioè non saranno 50 km a 1 litro, però sono veramente curioso. Ragazzi, abbiamo fatto bingo con la modalità eco in ibrido, sempre a destinazione impostata sul navigatore. La guida è stata, beh, insomma, non c'era molto margine per guidare diversamente nel traffico. Se andate in città, se andate in posti trafficati, attivate l'individual già impostato in eco, ragazzi, non consumate nulla, nulla, né di batteria né di benzina. Oppure no, ma vediamo alla fine del giro e facciamo due conti come sempre, eh? A dopo. Eccoci ragazzi, giro completato, il nostro solito giretto. Abbiamo percorso 34 km, quindi più o meno siamo in linea con il nostro solito giretto. Batteria 2%, quindi abbiamo consumato praticamente tutta la batteria. In realtà ero arrivato all'1%, ma una piccola discesa, insomma ho ricaricato fino al 2%. Ricordo che eravamo partiti da una batteria bassa, intorno al 20-25%, ma i nostri consumi sono interessanti perché avevamo visto l'andata strepitosa, avevo già anticipato che al ritorno saremmo saliti molto con i consumi, ma vediamo il complessivo. Abbiamo fatto 34 km con 27 km con 1 litro e 19 km per kilowattora. Sono consumi veramente, veramente buoni. Praticamente 34 km fatti 27 km con 1 litro significa praticamente 1 litro di benzina e poco più perché siamo lì con lì quasi e 19 km per kilowattora. In realtà abbiamo consumato sì, forse un 2 kWh o meno e 1 litro di benzina. Quindi facendo i conti un paio di euro praticamente per 34 km. Cosa significa questo? Significa un paio di cose. Che in un tragitto di questo tipo non c'è grande differenza per questa mia esperienza, ma naturalmente mi riprometto di fare altri test e presentare nuovi risultati e nuovi aggiornamenti, ma dicevo non c'è grande differenza tra una guida in puro e-mod e una guida in ibrido con la mappa eco, e se non una differenza peggiorativa in termini di prestazioni e di guidabilità dell'auto. Ragazzi, a me l'auto in eco non piace proprio. Sì, se sono in coda, in traffico, congestionato pazzesco, allora sì, tanto potrei avere anche un Ferrari e non me ne accorgerei. Ma nel momento in cui prendo un pezzetto di autostrada, una provinciale leggermente veloce, insomma in extraurbano provo ad andare un po' più veloce, ragazzi ho sentito proprio la macchina frenata, a quel punto bisogna veramente premere tanto sull'acceleratore per
e farla andare, che significa poi inevitabilmente anche consumi più alti, quindi non so fino a che punto tutto questo convenga. E quindi a me non è piaciuta proprio la guidabilità dell'auto in termini di performance del motore. Voglio dire, posso utilizzare la modalità eco se c'è un grande guadagno in termini di risparmio. Ora, le prestazioni in termini di risparmio ci sono, perché insomma, 28-27 km con 1 litro e 19 km per 1 kWh sono numeri che difficilmente riusciremmo a ottenere in altre configurazioni. Ma è anche vero che non ho fatto autostrada, non sono andato veloce, insomma una media molto bassa, per cui insomma, non mi sarei aspettato consumi tanto diversi. E ripeto, in e-mod, andate a vedere il video già presente sul canale, tutto in elettrico, proprio tutto in elettrico, praticamente i consumi sono equivalenti. Di fatto consumo solo la batteria, non consumo nulla di benzina e la batteria insomma quasi tutta, e quindi i costi alla fine sono gli stessi in termini proprio economici. Quindi alla fine non trovo un grandissimo vantaggio, almeno al momento, ma magari me lo fate trovare voi con i commenti qui sotto nel video o con le vostre esperienze. Però al momento, ecco, il gioco vale la candela. Non sono tanto convinto che far andare la macchina in eco, che significa veramente mm, macchinetta, valga la pena per il grande risparmio che non è così grande in realtà. E quindi alla fine preferisco o andare solo in e-mod, soprattutto in un tragitto come questo, almeno mi diverto in e-mod. I mod anche in comfort è già molto più divertente rispetto a una modalità eco in ibrido, dove ragazzi la macchina spinge poco all'inizio. E, magari riproviamo in altri contesti, in altre circostanze, però devo dire che difficilmente penserei di, per esempio, utilizzare questa modalità in autostrada, assolutamente no. Però ripeto, sono curioso, magari con i vostri commenti qui sotto nel video per verificare la vostra esperienza, e se vi è piaciuto il video magari un bel like, in ogni caso ci vediamo sempre qui in giro sul canale, alla prossima e ciao ciao!